Ciao a tutti amici, io sono Gian Pietro e oggi vi porto alla scoperta di una delle spiagge più belle della Puglia, la riserva naturale di Torre Guaceto. Il litorale di Torre Guaceto si estende per circa 8 km e comincia da Punta Pennagrossa fino ad arrivare agli scoli di Apani. La riserva naturale di Torre Guaceto è caratterizzata da una foresta di Posidonia e una torre aragonese, che è questa qui che vedete alle mie spalle, voluta fortemente da Carlo V. Oggi nella torre è presente un piccolo museo dove possiamo vedere, oltre ai reperti archeologici ritrovati, una nave in scale 1 a 1 costruita dal maestro d'ascia Mario Palmieri. Come abbiamo già detto, la riserva naturale di Torre Guaceto parte da Punta Pennagrossa, dove troviamo un bellissimo lido attrezzato, poi ve ne parlerò, fino ad arrivare agli scoli di Apani, questi qui che spuntano all'orizzonte, dove praticamente gli scavi archeologici hanno dimostrato che tantissimi anni fa era presente un piccolo villaggio. Bene ragazzi, continua il nostro tour attraverso la riserva. Adesso vi mostro delle piccole cosette che ho trovato, tipo, la vedete lì dietro? Una torre di vedetta bellissima, poi vi porto al proprio interno. Dopodiché ci spostiamo nella zona di Punta Pennagrossa, dove è presente il lido attrezzato, che in questo momento dell'anno sicuramente non sarà più allestito perché siamo quasi ai primi di novembre. La riserva naturale di Torre Guaceto si suddivide in 3 zone, zona A, zona B e zona C. Adesso vi spiego più nel dettaglio cosa vuol dire. La zona A è praticamente quella adibita alla ricerca scientifica e allo snorkeling. Invece per quanto riguarda la zona B è quella dove è possibile la balneazione e parte dalla torre fino ad arrivare a Punta Pennagrossa, dove abbiamo già detto che c'è il lido attrezzato. L'ultima, la zona C, è quella destinata alla pesca ecosostenibile ed è possibile pescare solo con previa autorizzazione. La riserva naturale in quanto tale ha delle piccole regole da rispettare e una di queste è che non è possibile portare i vostri animali qui in riserva. Vi starete chiedendo come mai? Perché nella riserva naturale sono presenti alcuni volatili protetti e quindi potrebbero vedere nel vostro animale una sorta di minaccia, di predatore, quindi potrebbero non nidificare più. Pertanto nella riserva e nel lido attrezzato non è possibile portare gli animali. Guardate ragazzi, mentre stavo passeggiando nella riserva ho trovato, penso, una torretta di vedetta, e questa qui, ma che figata, scendiamo. Cioè ragazzi, questa cosa è pericolosissima, questi gradini, boh, non lo so, non li vedo bene, mamma mia che top, spettacolo, guardate come vedevano probabilmente i militari che erano appostati qui. Cioè ragazzi, guardate quanto è strategica questa cosa, mamma mia che spettacolo. Guardate, lì c'è la torre, si vede, qui c'è il mare, abbiamo una visione a penso 270 gradi, tutta la costa riuscivano a vedere. Qui probabilmente erano appostati con i loro fucili tutti i giorni. Lì c'era la torre, c'è tuttora la torre, ma che figata assurda ragazzi, mamma mia. Guardate come è mimetizzata bene. Allora noi siamo dalla parte di dietro, non si vede, però guardate, cioè spunta appena appena. Che top ragazzi. Ed eccoci qui amici, siamo finalmente arrivati a Punta, e dico siamo finalmente arrivati perché io a piedi ci ho messo un po' di tempo, però voi vedrete solo una transizione di mezzo secondo. Siamo finalmente arrivati a Punta Pennagrossa, che è proprio questa qui alle mie spalle. In realtà è un po' intorno Punta Pennagrossa, ed è questa la zona dove c'è il lido attrezzato gestito dal consorzio, dove all'estate potete tranquillamente prenotare il vostro lettino e il vostro ombrellone. È consentito portare il cibo, purché ovviamente si rispetti la natura circostante. Per quanto riguarda il parcheggio, c'è un parcheggio e una navetta vi porterà praticamente qui al lido. Questa piccola casettina che vedete alle mie spalle invece è un centro di recupero per le tartarughe marine. Un po' per l'inquinamento, un po' perché magari attaccate da un predatore più grande, queste tartarughe hanno bisogno di cure, e all'interno del centro di recupero, che oggi purtroppo è chiuso, ci sono delle vasche dove le tartarughe vengono curate. Nel momento in cui sono pronte vengono liberate in mare. Eccoci qui
questo piccolo angolo di paradiso ed è proprio qui che concludo il mio video dicendovi grazie per averlo visto, spero che vi sia piaciuto e voglio spendere solo 2 parole, non vi tolgo altro tempo. Rispettiamo la natura perché siamo ancora fortunati ad avere posti come questi. Dalla riserva naturale di Torre Quacito, qui è Gian Pietro, al prossimo video.